A volte trovo persone che mi dicono, no, 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 questo è troppo difficile, no, 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 questo non lo faccio, no, no, ma lascia stare perché in realtà nessuno ce la fa. Mm, E io dico, ah, ok, nessuno ce la fa, sicuro che nessuno ce la fa. Allora, quando ci troviamo i problemi, perché sai, nella vita non è che tutto è rossi e fiori, cioè ci sono problemi da affrontare, ci sono difficoltà, ci sono cose da superare. Lo stesso nel lavoro non è che va tutto sempre bene, anzi direi che nel lavoro ogni due per tre salta fuori qualcosa, è una cosa incredibile e quindi la differenza fra chi ce la fa e chi non ce la fa è proprio come è l'atteggiamento che ha davanti ai problemi e quindi ti voglio spiegare cosa dovresti fare invece di dire no, in realtà nessuno ce la fa, no, 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 questo è troppo difficile. Ti voglio spiegare cosa dovresti fare invece di dire questa cosa qua. Iniziamo. Se puoi sognarlo, puoi toccarlo. Se puoi toccarlo, puoi raggiungerlo. Se puoi raggiungerlo, puoi... Tutte le volte che ti trovi davanti a una situazione così, dove, per esempio, a me capita che entrano a lavorare con me delle persone che vogliono crearsi un'attività da casa, che vogliono lavorare online, che vogliono guadagnare o un extra o guadagnare davvero bene creando i propri team, quindi dedicandosi anche alla creazione del team e al network marketing. Quindi ognuno ha le proprie idee e i propri obiettivi. Ma a volte mi capitano delle persone che arrivano con un entusiasmo pazzesco perché per loro è un sogno poter lavorare da casa, creare la tua attività in base ai tuoi tempi, poter dedicarti ai tuoi figli, al tuo marito, ai tuoi hobby, a quello che ti piace, no? È tutto un sogno, è una cosa veramente quando uno ci pensa dice come sarebbe bello poterlo fare, no? E quindi mi capita che mi contattano persone che arrivano con questo entusiasmo, con questa voglia da fare, insomma, questo impetu così, no? E appena iniziati l'attività, ma proprio una settimana neanche, mi dicono no, 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 questo è troppo difficile per me, io mi fermo, no, 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 in realtà nessuno ce la fa, no, no, non ce la farei mai. Bla 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 bla. Io dico, ma perché? Ma perché una settimana non hai neanche avuto il tempo di, di- di provare, di sperimentare, no? Però sì, ci sono delle persone che subito non riescono proprio a confrontare le cose, a andare avanti e quindi lì da sole si autoeliminano in qualche modo, no? Invece il mio consiglio, quando ti trovi davanti a qualcosa che non sai, qualcosa che ti crea difficoltà, qualcosa che pensi che non fa per te o pensi che non saresti mai capace di farlo, non è vero, non è assolutamente vero, semplicemente che non sai come farlo. Non è che non puoi farlo o che è troppo difficile o che nessuno ce la fa, no, sono tutte bugie, non c'entra niente questo, semplicemente è che tu non sai come fare quella cosa lì, quindi il mio consiglio, prima di dire no, no, questo è troppo difficile, no, no, questo no, non ce la farò mai, no, questo solo in pochi ce la fanno e così via, invece di dire quello, pensa a cosa potresti fare per imparare a fare quello che non sai come si fa, perché è ovvio che noi non è che nasciamo già sapendo tutto e la differenza sta nella intenzione di volerlo imparare o no. Quindi la prima domanda che io mi farei è: tu vuoi imparare quella cosa per veramente poter vivere la vita che vuoi o preferisci avere la vita di sempre, non complicarti la vita, non imparare nulla e continuare con la tua vita per il resto dei giorni? Se è così va bene perché è una propria decisione, nessuno ti può dire cosa fare nella tua vita, ci mancherebbe, ma pensaci bene, pensa come ti sentiresti se quella cosa che ti sembra così difficile riuscisti a impararla e a capirla, a metterla in pratica e che poi dopo tu potresti avere i tuoi obiettivi raggiunti, quello che sognavi, quello che volevi.
Pensa cosa succederebbe, come ti sentiresti. Non è meraviglioso? Ma è questa la differenza del perché alcune persone ce la fanno e altre no. Non ci sono abilità particolari, certo che ci sono persone più abili che altre in alcune cose, ma ti garantisco per esperienza che ci sono molte persone che molte cose, soprattutto quando parliamo del mondo digitale, il mondo online, internet e così via, molte cose non le sanno fare e invece si mettono lì a imparare e finiscono creando una grande attività avendo imparato un sacco di cose. E quindi è questa la bellezza della mentalità positiva e della mentalità del ce la posso fare e ce la farò. Quindi prima di rinunciare a qualcosa che potrebbe essere davanti ai tuoi obiettivi e ai tuoi sogni, prima di rinunciare a tutti i tuoi sogni, a tutto quello che vorresti, pensa questo: cosa potresti fare per imparare e se lo vuoi fare o non lo vuoi fare, perché se non lo vuoi fare si ferma qua, però se lo vuoi fare impara, mettilo in pratica e raggiungi i tuoi obiettivi, perché i tuoi sogni sono lì, ti stanno aspettando, devi solo arrivarci. Alla prossima!